Torna la rubrica di Cristiano Luzzago, come sempre a bordo di auto che hanno scritto pagine importanti nella storia del motorismo. Oggi sarà la guida della Maserati Mexico, modello che ha rappresentato un modo di vivere l'auto con eleganza e sportività, in puro stile anni 60-70. Cari amici appassionati e collezionisti, oggi presenteremo un modello Maserati Coupé Gran Turismo 4 posti. Si tratta del modello Mexico, che deriva il proprio nome da un modello 5000 prodotto per il presidente del Messico López Mateos. Dalle serie dei modelli 5000 derivarono naturalmente queste coupé che furono prodotte in un limitato numero di esemplari, soltanto 485 auto, dalla metà degli anni 60 in avanti. In particolar modo fu presentata la Mexico nella versione 4007 al Salone di Parigi del 66. In seguito alla versione 4007 fu introdotta anche la versione 4002. Erano due vetture, entrambe molto performanti, perché montavano il motore 8 cilindri di 4002 e rispettivamente 4007 di cilindrata, con potenze di 290 e 300 cavalli e raggiungevano velocità da 250 all'ora la prima e 260 km/h la seconda. La Mexico sostituisce la Maserati 3005 GT Touring. È disegnata da Vignale e le linee particolarmente filanti ed eleganti consentono ai facoltosi proprietari di queste vetture di presentarsi in qualunque occasione nella veste migliore, quindi sia nella sportività che nell'istituzionalità del proprio lavoro. Infatti il pubblico specifico per queste vetture è proprio il pubblico che nella tradizione Maserati ha bisogno di macchine che lo conducano lontano in viaggi lunghi ma di alta rappresentanza, quindi industriali, professionisti e personaggi del jet set internazionale. Una delle particolarità che distingue la Mexico da altre coupé dell'epoca è l'installazione dei cerchioni a raggi in lega leggera della Borrani. Lo scopo è quello di ricordare il passato sportivo delle vetture Maserati e al tempo stesso dare un'eleganza superiore al cerchio pieno. Dopo aver esaminato la carrozzeria particolarmente elegante e ben rifinita della Mexico, passiamo a vedere gli interni, che non sono certamente da meno. La plancia degli strumenti è rifinita in legno di mogano e la dotazione è molto completa come era d'uso nelle Maserati dell'epoca. Infatti, a partire dall'orologio abbiamo il contagiri, temperatura dell'acqua, manometro dell'olio, termometro dell'olio, benzina, amperometro e contachilometri. Questa impostazione della plancia denota una grande sportività della vettura, benché a livelli ergonomici non fosse stato ancora sviluppato un grande studio. Infatti molti interruttori sono decisamente lontani e poco raggiungibili dal guidatore. Un particolare molto interessante è nella regolazione del volante, che infatti consente un avanzamento e un arretramento dello sterzo in modo da offrire sempre la migliore posizione di guida. Fra gli accessori disponibili sulla Mexico c'erano il servosterzo, che offriva un maggior comfort per una guida in città e nelle manovre, tuttavia nella guida sportiva era sicuramente meglio una vettura con lo sterzo tradizionale come questo esemplare. Come accessorio si poteva avere l'aria condizionata che attraverso queste bocchette di ventilazione rinfrescava l'abitacolo. Erano di serie invece i vetri elettrici comandati da motorini e interruttori Dusselier e in questo caso è stata installata originale dell'epoca anche un autoradio Becker, fra l'altro modello Mexico. Gli interni sono confezionati completamente in pelle Connolly, tutti e quattro i sedili, il tunnel del cambio, le portiere e i pannelli posteriori. Il livello di finitura ovviamente è degno di una Maserati ed è ai massimi livelli. Siamo rimasti colpiti dalle linee tese e filanti di Vignale, dai bellissimi interni rifiniti in pelle Connolly e non possiamo non apprezzare il gruppo propulsore di questa vettura,
che è derivato dai più famosi 5000 che hanno equipaggiato le vetture più importanti prodotte da Maserati. Questo motore leggermente ridotto di cilindrata e portato a 4007 offre comunque le prestazioni di cui abbiamo parlato elevatissime e consente anche un utilizzo nel traffico cittadino, quindi il massimo comfort nella velocità, massimo comfort nell'utilizzo quotidiano. È un 8 cilindri a 90 gradi a V con doppio albero a racami in testa comandato da catene. In questo caso all'interno del vano motore vediamo anche l'applicazione dell'aria condizionata che, come detto precedentemente, era un accessorio fornito su richiesta insieme al servosterzo.